Sono solo le 6:30, 7, ma qui è già tardi per uscire. Stasera andiamo a vedere Innsbruck by Night. Chissà se di mercoledì troveremo qualcosa di carino. In realtà rispetto all'Italia qua tutto chiude molto presto, quindi dato che non ci sono locali diciamo per fare aperitivo, ho deciso, aspettando di andare in un locale aperto la notte, di andare a mangiare qualcosa in un ristorante non turistico di Innsbruck, dove avrei potuto spendere il giusto e assaggiare magari anche qualcosa della cucina di Innsbruck. Dato che il locale era piuttosto vuoto e io ancora non ho mangiato, mi sono fermato a mangiare e poi vado a esplorare il prossimo locale. Dopo aver mangiato a questo ristorante, che devo dire non era affatto male, sono andato a un pub frequentato soprattutto da universitari che si chiama lo Zappa Bar. Entriamo allo Zappa Bar e vediamo com'è. L'entrata promette qualcosa di rustico, che potrebbe andarmi molto bene con un cinghiale sottoscritto. Penso che la birra non manchi. Dopo aver mangiato tipico di qua e bevuto roba tipica di qua, stasera faccio il mio classico Negroni. Dopo lo Zappa Bar, che non era niente male, si va a vedere com'è il Blue Chip o i locali qui intorno, vicino alla stazione, che è dove c'è locali un pochino più aperti anche sul tardi. Alla fine ho trovato un locale dove passare la serata che si chiama Luna. Per chi non mi conosce personalmente, tra i miei amici sono famoso per essere un po' nottambulo, e anche qua non mi sono smentito, perché alla fine ho trovato il modo di fare le 5 di mattina. Comunque è stata una bella serata. Dopo ieri sera in giro per Innsbruck, ora si riparte per una nuova meta. Abbiamo risistemato un po' la moto e se qualcuno vuole venire qua posso darvi questi consigli. Se volete mangiare qualcosa, cercate un ristorante un po' fuori dal centro, tanto sono anche comunque vicini,
e si può mangiare davvero bene, dove praticamente mangiano loro, i piatti sono davvero abbondanti. E poi invece nel caso voleste ballare, aperitivo o cose del genere, vi consiglio un aperitivo anche verso il centro proprio, mentre per la sera conviene spostarsi verso la stazione dove ci sono locali che fanno più tardi, perché negli altri casi tutti i locali verso già le 10 è chiuso praticamente tutto. Per ora è tutto, a tra un po' al castello o sulla strada. Dopo un paio d'ore di viaggio sono arrivato a Fussen e poco dopo sono arrivato al castello. Questo castello si chiama, ve lo scrivo prima di storpiare il nome è questo qui, e questo castello ha ispirato Walt Disney. Comunque sono arrivato al castello e fortunatamente mi hanno fatto passare con la moto senza dovermela fare a piedi, però ho avuto una brutta sorpresa quando sono arrivato lì. Anche se la biglietteria per il castello doveva essere aperta fino alle 6, qui alle 4 hanno chiuso. Quindi niente, stormi di turisti che hanno provato ad arrivare su e ovviamente hanno trovato chiuso come il sottoscritto. Però almeno io me la sono fatta in moto e non a piedi. Quindi niente, ora si guarda cosa ci offre la ridente cittadina di Fussen e domani si riprova ad andare al castello. Ed ecco a voi la via principale di Fussen. Come avete visto, il centro di Fussen era abbastanza desolato,
quindi mi sono cercato un posto dove mangiare qualche cosa e poi sono uscito un po' fuori da Fussen per trovare un posto dove accamparmi con la tenda. Non ho trovato un buon posto perché ho trovato un posto solamente vicino alla strada e ho preso anche un acquazzone di una certa importanza. Comunque sono riuscito a dormire abbastanza bene e il giorno dopo ero pronto per ritornare al castello. Dopo aver visto questo magico castello andiamo alla volta di Stoccarda. Bye bye castello. Ok, siamo a Stoccarda. Dopo il classico acquazzone giornaliero che ormai mi accompagna da quando ho lasciato l'Italia e una bella coda sull'autostrada, sono arrivato a Stoccarda. Nel prossimo episodio quindi potrete vedere delle belle piazze a Stoccarda e un museo di una marca d'auto molto blasonata. Quindi rimanete qua sul canale, magari iscrivetevi, io vi auguro buona strada a tutti e vi aspetto nel prossimo episodio.